sul bus a 2 piani per tornare a casa. Visuale splendida. Sto tornando a casa, tra virgolette, in un quartiere semi-periferico, non completamente periferico perché Auckland è immensa. Quello che amo di questa città è che nonostante siamo in pieno centro, quindi grattacieli dappertutto, grattacieli per loro, alcuni sono veri grattacieli, altri un po' meno, un sacco di viali alberati. Qui siamo nella zona dell'università. Come potete vedere gli edifici diventano più istituzionali e anche più antichi. Magari se ne vedono di più un po' più avanti. E qua, questo qua per loro è vecchissimo come la Bibbia. Oh, alberi spettacolari, platani giganteschi, luci ed ombre. Le ombre sembrano dipinte con la china quando le vedete dal vivo. È impressionante il contrasto, col telefono purtroppo si perde un po'. Come forse avete notato, tutti gli annunci delle strade vengono detti sia in inglese che in maori. E se prestate un po' di attenzione magari imparate perfino qualche parola. Non so quanto bene si vedrà. C'è la Marae di Auckland, eccola lì. Poi si vedrà un po' la facciata, adesso coperta dalla pensilina. Marae per i maori è la casa comune, è dove si trovano, si parla, si discutono affari e si risolvono liti. E sullo sfondo ovviamente la Sky Tower. Qua c'è un bel ponte bello alto sopra l'autostrada e si va dall'altra parte della collina. Qui siamo entrati in Mount Eden Road, è una delle strade storiche, e a metà circa c'è il Mount Eden Village, cioè il villaggio del Monte Eden, perché una volta Auckland era tutta costituita da villaggi sparsi. Poi un po' alla volta i villaggi si sono inurbati e hanno cominciato a formare un conglomerato sempre più grande. E qui comunque la cosa bella è che ci sono ancora un sacco delle tradizionali casette, alcune case anche piuttosto antiche per il loro standard, che significa dell'800, e tantissime case degli anni 20, 30, 40, fatte di legno con classici tetti, alcune con le decorazioni ancora vittoriane e con un sacco di alberi. Bello, mi piace. Questo ad esempio, come potete vedere, è proprio tipicamente fine 800. Anche alcune delle pensiline sono piuttosto antiche, magari non dell'800, ma qualche decennio ce l'hanno. Ed ecco qua il vero e proprio Mount Eden Village, dove c'è la massima concentrazione di negozi. Sembra quasi un piccolo paese europeo immerso in una città più grande. Questi sono i classicissimi edifici vittoriani con le pensiline tenute sospese da corde d'acciaio. Qui c'è un bar piuttosto famoso, si chiama Circus. Indovinate un po' perché? In questo momento è chiuso, non ci sono fuori tutte i parafernalia, ma farò una ripresa specifica. Medical Center, proprio come in Italia, identico. Grande albero di Pohutukawa, peccato che stia già sfiorendo. A Natale si ricoprono di fiori rossi. Come potete notare, le colline sono letteralmente ricoperte di case, incastrate dovunque. Molto verde, ma anche molte abitazioni. I prezzi delle case sono molto alti. Chi ha comprato un pezzo di terreno magari con un giardino grande lo suddivide, lo taglia a metà
lo vende a qualcun altro, poi viene fuori che dopo qualche anno quella metà che si è tenuto può tagliarne un'altra metà, lui vive su un quarto, le vende l'altro quarto a prezzo doppio e così via. Così ognuno ha il suo piccolo giardino, il suo angolo di verde, però in alcuni quartieri c'è molta densità per modo di dire, tutte case, quasi tutte case a un piano. Adesso stanno cominciando a costruirne a 3 piani, vogliono sfruttare di più lo spazio verticalmente, perché Auckland sta raggiungendo i 2 milioni di abitanti, sono tanti ed è molto grande, i trasporti sono un problema. Fra qualche anno credo che Auckland sarà molto molto diversa. E adesso stiamo arrivando a Three Kings, i Re Magi, ecco l'incrocio lì in fondo, che è la mia destinazione. E quindi io qua mi fermo per il momento. A presto. Precisazione: quando dico che le case sono piuttosto strette, vabbè, non è come in Italia, cioè le case sono molto vicine, ma ognuna col suo giardino.